Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere come abbiamo fatto questo muro qua, che in pratica l'abbiamo fatto, cioè mio padre l'aveva già iniziato, però c'è la parte finale che dobbiamo fare, che vi farò vedere come è stata fatta. Ve la faccio in diversi step, perché praticamente voglio lasciare non voglio velocizzare il video perché almeno vedete come è stato fatto, e così vedete come fare un muro a secco. E questo è un piccolo muro, è una scala pedonale da passare, e va bene, come dico io, se vi piace la materia iscrivetevi al canale e lasciate un like, un commento e come dico io tutte queste cose qua. Vabbè, un saluto a tutti e buona visione. Ciao ciao! Mi l'hai fatto anche troppo, come si dice, troppo inclinato, non so, boh. Un pochino devi venire più in giù, devi essere più in direzione in fuori. Se ci va. Ma tutte queste pietre erano lì poi alla fine. Tutte queste pietre erano lì. Sì. Quello dove la metti? Viene in fuori, viene. Che devi andare in fiore? Uguale, è troppo lunga. Se la spacchi si rompe in metà. La rompe tutta. Mettici quella la grigia. Mettiamo sta qui. No, sta qui lo usano girare, no? Il restago per miracolo lì. È il tubo che ti tiene. Fate il muro per aria. E quello sviene, E viene come ridere. Se togli quello la passi fritto, non togliere quello di sotto. Quello di sotto ti serve da tenere la pietra poi, Ma non che posso piccare. Oh, che usciva esce tanto. Vedete, si costruisce un piano. Ma lì quello lasciacelo, non so cosa serve. Uso la pietra poi vedi. In pratica i muri che vengono fatti nelle pendenze, che non c'è piano, vengono fatti tutti, la base tutta deve essere fatta a scalino, praticamente per distribuire il peso. È tutto un gioco di pesi. Ma lì toglio, poi dopo c'è vuoto.
non togliere più. A distribuire il peso del muro su una parte, perché se si fanno inclinati il peso è tutto in fondo, e poi vi spiego. Nei prossimi video, se vi interessa la materia, spieghiamo, e se non mi interessa spiego lo stesso. E questa è una tecnica che va tramandata. Dovresti girare questa punta qua di fuori. Che provavo. Tu calavo. Ti ho detto, ma lasciala così adesso, no? Lasciala così. Tutto muro di fuori la devo lasciare. Ma la volevi più lunga in fuori, no? Lasciala così. Meno male che ti metti che ti fece la lenza. Ma vai avanti. Io te l'avevo detto, guarda, si è spaccata adesso. È anche cotta quella lì. Adesso va bene così. Ce ne va un'altra. È cotta dal fuoco. Quindi ci ha bruciato. Cerchiamone un'altra, papà. Devi mettercene un'altra più lunga che va fino là, che distribuisce il peso, se no non tiene niente. Allora, vedete questa parte qua è inclinata e va verso l'interno. Le pietre devono avere questa inclinazione qua, il più possibile, o in piano o proprio inclinate verso l'interno, per distribuire il peso all'interno. Questa è una modalità giusta per fare i muri a secco. E poi dentro va messo nella parte posteriore, vanno messe le pietre di nuovo come davanti. Mi faccio un contromuro qua, questi punti va bucate, non buttate così all'aria infusa, vanno messe come se si mettesse si facesse una pila di legni, messe bene, messe tutte, che una si collega con l'altra. Quella papà, se è di quell'armeleo lì, metterò dentro, armeleo papà. Non è armeleo. Sì, che armeleo, quello è roba che hai tirato via da lì, è armeleo, tutta là dentro lì, qua, non ci sta. Sì, dai, mettila lì così, mettila lì. Muro a secco col cemento. Questo è cemento. Questo è un pezzo di cemento. Gira all'incontrario. Quella pisce in fuori. Però potrebbe andare, che ci manca un pezzo. Potrebbe andare lì così. Che balla là. Mettimi via una ciappa. Una ciappa. Quelli sono scalini, i scalini di là.